Amici del canale, oggi ci troviamo a Trieste, città di confine unica nel suo genere, importante crocevia di cultura e tradizioni. Siamo giunti nel cuore pulsante di Trieste, Piazza Unità d'Italia. Conosciuta dai triestini come Piazza Grande, è la piazza più grande d'Europa affacciata sull'Adriatico ed è riconoscibile in tutto il mondo per il suo affaccio diretto sul mare. Un tempo Palazzo del Governo, oggi accoglie il municipio di Trieste. Questo sontuoso palazzo in stile Liberty lascia tutti a bocca aperta. Siamo giunti senza neanche saperlo nella settimana della Barcolana. Che cos'è la Barcolana? Barcolana è la storica regata velica che si svolge tutti gli anni nel Golfo di Trieste. Però non è questa domenica che siamo con noi, ma bensì quella del 13 ottobre. Se ci va bene, stasera c'è una sorpresa. State a vedere e seguite il video fino all'ultimo. Stay tuned! Al centro della piazza spicca l'importante fontana dei quattro continenti, un'opera artistica che racchiude la concezione del mondo, l'importante simbolo di Trieste, ed è un'opera che racchiude tutto il fascino di città di confine e di scambio. E se siete qui non potete perdervi l'esperienza di sedervi a tavolini di uno dei locali più storici di tutta Italia, il Caffè degli Specchi. Ah, il Teatro Verdi questo, somiglia un po' alla Scala, no? Perché assumiamo tutta la scala? Vabbè, è vero. No, amore, c'è la traviata! Guarda! Che culo, eh? Ma non adesso! Ah, meno male. Dai, poi mi dovrai portare prima o poi, Lo sta leggendo il Dan. Dannuzio. Il Gabri, cosa legge il Gabri? E con me non si avvicinava. Io non lo so, e io giro per le città. Trieste, città pulita, bella, sicura. Ok. Unica matta. Siamo qua io e la Bea, dove punta? Me? Ma perché? Ma è bello che io ero lì più davanti, cioè ero più avanti di Vicino. lui. Eppure aveva schivato. Vabbè. Proprio di fronte a Piazza dell'Unità d'Italia c'è il Molo Audace, una passerella lunga 200 metri che abbraccia il mare e ci invita a rilassarci e a fare lo stesso. Siamo sul Molo Audace, c'è la bora. No, non c'è tanta bora, non abbiamo beccato giorno di bora, vediamo domani, chissà, non lo so. Però oggi si sta bene, vabbè, c'è un po' di aria, ma non è la bora. E d'altronde vai a Trieste, non è che puoi trovare... È un'aria che siamo abituati anche a Dervio, su. Guardate che bello però, guardate la costa. Buonasera, e guardate che bello, è bellissima Trieste. Piazza. Cioè, guardate che spettacolo. È veramente bella. Stiamo per arrivare in fondo al Molo Audace. Domani sera il cielo dovrebbe essere un po' più libero, quindi forse riusciamo a goderci un bellissimo tramonto da qua, vediamo.
La sorella più piccola di Piazza Unità d'Italia è Piazza della Borsa e quello alle mie spalle è il Palazzo della Borsa. Non sarà New York, ma io un nichelino qua ce lo punterei lo stesso. E se non l'hai capito che questa è la Piazza della Borsa. Sì. Trieste ha l'idea di essere una città molto viva, perché comunque tutte le sue vie sono piene di ristorantini, localini, molto carini e molto affollati, quindi ha proprio un'aria viva. Pur essendo molto turistica, ha i parcheggi che nei giorni festivi e dalle 20 alle 8 del mattino sono gratis. In sti tempi, cosa molto rara. Il Canal Grande è una zona storica di Trieste che un tempo ospitava le saline. Dopo la bonifica il Canal Grande rimase l'unico a essere costruito e diventò uno dei simboli della città. Era attraversato da 3 ponti ed è rimasto solo l'unico ponte di fronte alla chiesa di Sant'Antonio. E per chi non lo sapesse come mio marito che non è acculturato, sul Canale Grande potete fare una bellissima foto con la statua di Joyce. Ma chi è Joyce? Joyce è uno scrittore che ha scritto l'Ulisse di Joyce. Ma l'Ulisse è quello dell'Omero? No, è una rivisitazione. Ora, dove sei? Sui Navigli? Navigli, Milano, Navigli. Le biciclette? Adesso ci sono nel Canale Grande. Milano! Come che era la canzone? Tuo cuore, Navigli, le bici a Milano. A pochi passi dal centro troviamo un angolo di storia che racconta la grandezza e la magnificenza di Trieste. Costruito ai tempi dei Romani, poteva contenere fino a 3500 persone, allietando le serate degli abitanti di Tergeste, nome antico dell'antica Trieste. È possibile ammirarlo dall'esterno a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma se volete potete prenotare una visita al suo interno. Abbiamo preso anche la crociera. Non è vero, siamo solo venuti a vedere Trieste, ma non prendiamo la crociera. Però guardate, cioè, costa, arriva fino al porto, ma c'è vicinissimo alla città. Cioè, se sbaglia il capitano, entra in piazza, si fa come schettino. Aiuto! È alta come il palazzo, come il Grand Hotel. Andando al castello di San Giusto, piccola dritta per chi non lo sapesse, si può arrivare a piedi, però è abbastanza Guardate un po' ripido. mi voleva far fare le scale. Esatto, allora c'è una piccola scorciatoia dentro il parcheggio di San Giusto, si può prendere l'ascensore per arrivare in cima al castello. Piccola chicchetta. Carino tutto questo percorso per arrivare all'ascensore, fatto tutto con i dipinti sul muro. Oh, che carino, Soprattutto mi evita le scale. Ci troviamo di fuori al castello di San Giusto. Questo monumento non è solo un monumento storico, ma è anche testimone di 3000 anni di storia. Qui dove è sorto il castello in realtà è stato proprio il punto in cui c'è stato il primo insediamento del borgo di Trieste. Come abbiamo detto più volte, Trieste è stata una città che ha subito diverse dominazioni nel corso della storia e il castello di San Giusto è proprio uno dei simboli di queste continue battaglie avvenute soprattutto tra l'Austria, Trieste e Venezia. Costruito tra il 1400 e il 1600 per volere dell'imperatore d'Austria, è stato per diversi anni fortezza di Trieste. Oggi è possibile visitarlo e scoprire così tutta la storia che ha alle spalle questo castello.
porti a vedere il castello di San Giusto. Yes! Bravo! Le palestre. Alla Robin Hood. Brother. Questa è raffigurante la statua di San Sergio. Dietro questa statua e a questa armatura c'è tutta una leggenda, in particolare su Trieste. Questo santo si è convertito al cristianesimo in epoca romana e aveva avvertito i suoi concittadini triestini che quando sarebbe avvenuto il suo martirio ci sarebbe stato un segno su tutta Trieste. E così nel 303, quando venne decapitato martire, a Trieste dal cielo sereno è caduta l'alabarda, simbolo tuttora oggi di Trieste. La famosa alabarda caduta dal cielo sereno di Trieste è conservata nella cattedrale di San Giusto. La Marucci tira sempre al vento. Ho sbagliato città. E vale la pena visitare il castello di San Giusto anche per la spettacolare vista che ha su tutto il golfo di Trieste. Romanticissimo me, romanticissimo te, c'è il vento. Quando si dice l'amore. Siamo in mezzo alla storia, Bea. Visto mille e mille di storie. Quindi questo qua c'ha 2000 anni. È abbastanza. Scelto dopo averlo visto nel programma 4T di Bruno Barbieri, comodissimo per esplorare il centro senza preoccuparsi di fare chilometri a piedi, Urban Design ha una posizione semplicemente perfetta: attraversi la strada e sei in piazza Unità d'Italia. La pulizia impeccabile, camere curatissime, accoglienti e con tutti i dettagli al posto giusto. In poche parole, l'Urban Hotel Design è il mix perfetto di comfort, posizione e ospitalità. Lo sceglieremo di nuovo senza esitazioni. Abbiamo il frigo bar con le due acque in omaggio. Poi abbiamo l'armadione con le ciabattine, cassaforte. Later. Abbiamo appena terminato la cena, siamo in piazza Unità d'Italia E anche la sera è bellissima. direi che è quasi più bella che di giorno, Sì. perché le luci vanno proprio ad illuminare e A ad esaltare esaltare i palazzi e la bellezza delle loro decorazioni.
next morning. Buongiorno a tutti, secondo giorno qui a Trieste, avrò la faccia illuminata come la Barbara D'Urso, così sono uscita dall'ascensore di prima mattina, wow! E stiamo andando a fare colazione. La colazione ricchissima. Bea è celiaca e siamo rimasti sorpresi dalla cura che riservano gli ospiti con intolleranze alimentari. C'era un angolo dedicato al gluten free e addirittura lo chef si è offerto di preparare qualcosa appositamente per lei. Questo ha fatto davvero la differenza. Cosa stai mangiando? Allora, prendendo il tè, poi ho questo biscotto con tanta cioccolata senza glutine, il pane senza glutine con la marmellata e il burro. Io sto facendo il porcellino, mangio. Cosa stai bevendo? L'acqua di rosa, al naturale. Fatta una caposala, Tommy. Bravissimo. Ci ha regalato anche una bottiglia di acqua. Com'è? Fresca. Amici del canale, buongiorno da una soleggiata a Trieste. Oggi ci siamo svegliati con il sole, con pochissimo vento e siamo riusciti a far volare il drone finalmente. Speriamo che le riprese vi piacciono e questa città ci sta piacendo tantissimo. È bellissima, veramente ha di quegli scorci, di quegli angoli che sono stupendi. Prosegue la passeggiata. Oggi Castello di Miramare. Tra l'altro la barchetta che avevo comprato ieri me l'hanno cambiata perché era troppo piccola. Ne abbiamo preso una più grande. Comunque impressionante, cioè ogni giorno c'è una nave da crociera diversa. Eccoci qui, stiamo andando a visitare il Castello Miramare. Già l'anteprima è bellissima. Per raggiungere il castello potete farlo con la vostra auto o con il pullman di linea che parte direttamente dal centro di Trieste, oppure col treno. C'è una stazione di Miramare e poi con una piccola passeggiata riuscite a raggiungere il castello. Se siete degli sportivi atleti potete noleggiare le biciclette e venire a bici. Oppure farvela a piedi, ma sono una decina di chilometri. L'ingresso al parco che circonda tutto il castello è gratuito, mentre invece per visitare il castello bisogna pagare il biglietto. Il Castello Miramare è sicuramente un must see di Trieste. Fu costruito dall'arciduca Ferdinando d'Asburgo che voleva una residenza per la moglie. Oggi il castello è visitabile e vi riporterà sicuramente a respirare l'atmosfera di quel tempo. Comunque, non per puntualizzare, ma l'arciduca, la moglie, visto che residenza che gli ha fatto, tu a me, non lo so, vuoi regalarmi una villettina sul lago di Como? Aveva gli arcimiliardi l'arciduca. Qua io ho fatto lo scherzo, guarda. La punizione per non avermi regalato una dimora così. Una dimora. L'espresso, what else?
Oh, ma quella statua lì è l'arciduca che fa i gestacci all'altra parte della costa? Sì, li fa. Vedi le Serre del castello. Alla dama del castello piace fare solo quello. Soon after. Stiamo andando al santuario di Monte Grisia, dove si ha uno spettacolare panorama poi su tutto il golfo di Trieste ed oltre. Giunti al belvedere del santuario. Oggi siamo stati particolarmente fortunati e la giornata ci permette di vedere veramente lontano. E qui è il momento geografia, quindi alla mia destra abbiamo Trieste, subito qua sotto, andando oltre Trieste arriviamo fino all'Istria e sconfiniamo in Slovenia. Mentre dall'altra parte, quindi alla mia sinistra, abbiamo tutto lo sviluppo del Golfo di Trieste con Monfalcone fino ad arrivare a Grado sull'estremo sfondo. Chi conosce bene la Bea sa che è un'appassionata di fari e quindi potevamo farci mancare noi il Faro della Vittoria qui a Trieste, una delle principali attrazioni che non potete farvi mancare se passate da queste parti. Sei contenta, Bea? Sì! Lo sai che c'è proprio una vera e propria passione per i fari. Questo faro è stato costruito tra il 1923 e il 1927, ha due funzioni, la principale è quella proprio di essere un vero e proprio faro marittimo, l'altra invece come monumento dedicato ai caduti della seconda guerra mondiale. Sul faro è possibile salire e proprio in alto alla sua cima trovate la statua della Vittoria Alata, simbolo di trionfo e libertà. E pensate che alla sua inaugurazione nel 1927 partecipò addirittura il re d'Italia Vittorio Emanuele. Five minutes later. Siamo qui aspettando il tramonto. Stai facendo? Sto aspettando il tramonto. Guarda i capelli rossi, la rossa con i capelli rossi. Da questo magnifico sunset lover da Trieste vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e di seguirci su tutti i nostri canali social. Sei contenta? Sì, ci siamo visti uno di quei tramonti, è il più bel tramonto che abbiamo visto in tutta la mia vita. Abbiamo visto proprio il sole sciogliersi nel mare e lo dicevano che era suggestivo venire sul Molo Audace a vedere il tramonto, è veramente così. 8:01 p.m. Bravo mio maritino, non porta fuori a mangiare. Ti ho portato il melograno perché hai cibo, quindi io ci tengo a te. Bravo, appunto. Senza glutine, certificato.
The next day. In questi 3 giorni ci ha accompagnato la presenza dello yacht a vela più lungo al mondo. È quello alle mie spalle, si chiama Sailing A oppure semplicemente A, è lungo 142 metri e ha 3 alberi alti 90 metri. Compare all'improvviso nelle acque del Mediterraneo, chi lo vede dicono sia abbastanza fortunato perché è raro vederlo. Il suo proprietario è un magnate russo. Il progetto di questo gioiellino del mare è costato 425 milioni di euro e le sue vele principali hanno una superficie più grande di un campo da calcio. Ci troviamo a Officina, un quartiere a pochi chilometri dal centro di Trieste, sull'altopiano del Carso, un quartiere ricco di storia che ne vale sicuramente una visita. E questo alle mie spalle è il simbolo di Officina, il tram. Costruita nel 1902, la linea tranviaria collegava questo piccolo paesino al confine con la Slovenia direttamente fino al centro di Trieste. Amato dai triestini, permette durante questo piccolo tragitto di godere degli scorsi sull'altopiano del Carsico e su tutto il golfo di Trieste pazzeschi. Dal 2022 è in ristrutturazione e i triestini e gli abitanti di Officina non vedono l'ora che riparta questo favoloso mezzo di trasporto. E dal tram di Officina il nostro weekend a Trieste si conclude qui. Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti e vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram e Facebook. Naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao.